PHP ha delle variabili che si definiscono super globali. Andiamo insieme a scoprire che cosa sono, perché dovrebbero interessarci e degli esempi pratici da poter utilizzare per alcuni controlli che capita spesso di fare. Direi con la definizione. Che cos'è una variabile super globale? È una variabile che sta in cima a tutto il nostro programma ed è accessibile in qualsiasi punto del codice. Viene utile soprattutto perché PHP, proprio come linguaggio, non permette alle variabili all'esterno di entrare all'interno, ad esempio, di funzioni, classi e così via. È utile avere queste variabili già identificate in PHP proprio per prendersi velocemente in qualsiasi punto del codice noi siamo le cose fondamentali dello script che sta girando. E adesso andiamo a vederne assieme uno alla volta. Partirei dalla più brutta per me, a mio avviso, che sono le variabili globali. C'è una variabile super globale di PHP che si chiama appunto $globals e comunque effettivamente ha il suo perché. Là dentro ci finiscono tutte le variabili che noi andiamo a dichiarare all'interno del nostro script, all'interno del nostro codice, e da lì abbiamo sempre la possibilità di poterle andare a leggere direttamente. Proprio però perché è leggermente infame utilizzare le variabili globali per qualsiasi cosa, in realtà PHP stesso ha deciso di non rendere più editabile questa variabile in maniera diretta, quindi si ha la possibilità di leggerla e di scriverla solo per le singole proprietà, e questo già aiuta un pochetto il suo utilizzo. Viene sicuramente utile in tutti quei casi in cui abbiamo bisogno di una variabile che viene da fuori ma non abbiamo necessità di passarla direttamente come argomento della funzione. Dovrebbe essere, ripeto, una cosa rara, non è una cosa che bisogna utilizzare così, però effettivamente ci sono dei casi in cui potrebbe tornare utile. Era anche giusto metterla in questa lista di questo video. Può capitare all'interno degli script di trovare all'interno una dicitura diversa, che non è il $globals, ma che è global e poi la variabile che vogliamo portarci dietro. E quando vedete quella sintassi, non preoccupatevi, è sempre la stessa identica variabile, è semplicemente un alias diverso. La miniera delle variabili super globali, cioè $server. $server ha dentro di tutto e di più. Molto probabilmente, se avete bisogno di controllare qualche configurazione del vostro server, troverete tutte le informazioni là dentro. Consiglio vivamente di darci un'occhiata proprio in generale, provare a fare un classico printer o un var dump di $server, perché là dentro si scoprono davvero un sacco di cose che possono tornare utili. Per voi ovviamente selezionato alcune delle proprietà secondo me fondamentali da sapere che esistono, perché possono tornare effettivamente utili per diversi controlli, diverse cose da tenere a mente, ecco. Per queste mi sono segnato HTTP host. Abbiamo la possibilità di poter riprenderci il nome dell'host che è stato chiamato. Questo viene molto utile soprattutto quando avete dei progetti multidominio, viene molto utile. HTTP user agent per scoprire da che browser, da che dispositivo si sta collegando, sta effettuando delle richieste l'utente finale, oppure anche request method, che ci permette appunto di capire con quale metodo sta chiamando il nostro script e poter fare un controllo più preciso su questo. Ad esempio in get, in post, in put, in delete, in options, viene sicuramente molto utile per fare un controllo ed essere sicuri che verrà eseguito solo con quel determinato metodo, oppure appunto in base al metodo magari cambia la funzionalità che deve fare. Request time, anche questa è molto interessante perché ci permette di recuperare il timestamp esatto di quando è stata fatta la richiesta. Queste e un sacco di altre proprietà, tutte dentro la nostra amica $server. Questa per dovere culturale ve la dico, ma sinceramente non l'ho mai apprezzata, anzi su questo magari scrivetemi anche voi che cosa ne pensate, perché appunto sempre lasciato un po' perplesso. Si chiama $_request. Questa variabile super globale ha la possibilità di farci prendere tutti i parametri che vi vengono passati o via get o via post oppure tramite i cookie. Quello che non mi fa impazzire di questa variabile è proprio il fatto che unisca tutte e tre le fonti da cui possono arrivare questi dati così, nel senso tutte insieme appassionatamente. In realtà questa cosa a me non piace assolutamente, proprio perché delle variabili che puoi prendere singolarmente in base alla fonte è quello che ti serve. Ad esempio abbiamo $_get per i parametri get, $_post per i parametri post e poi $_cookie per tutti i parametri del cookie. Quindi
A me personalmente piace prenderli separati proprio perché ho più controllo su da dove arrivano le informazioni. Invece così tutto un po' un mischione, sinceramente non mi ha mai fatto impazzire. Ditemi ovviamente anche la vostra, ditemi se avete trovato delle applicazioni particolari e comode su questo argomento. $Get ci dà la possibilità di poter prendere i nostri parametri che vengono passati tramite l'URL e poterli consultare tranquillamente con una struttura array. Su questo non c'è tanto da dire, l'unica cosa, attenzione che i parametri get vengono passati direttamente in chiaro, quindi vanno bene per tutti quei parametri che sono ad esempio per passare una tipologia di filtro, qualcosa che appunto non è un problema che gli altri vedano. In tutti gli altri casi invece ci viene in aiuto $post, che è la sua variabile alternativa, semplicemente prende tutti i parametri che vengono passati tramite il metodo post, sempre con un comodo array, sempre al solito modo. Quindi una volta imparato uno avete anche imparato tranquillamente l'altro. $cookie, questa variabile ci permette invece di poter prendere tranquillamente tramite abbinamento chiave valore tutti i cookie che abbiamo settato nel nostro dominio, quindi accessibile ovviamente sia front-end che lato back-end, e abbiamo la possibilità di controllare se è stato settato, non è stato settato e così via. Sicuramente è molto utile, una variabile comoda e veloce da utilizzare. Se dovete fare l'upload di un file, sicuramente $files può fare il caso vostro. Grazie a $files avete la possibilità di recuperare tutti i file che sono stati inseriti ad esempio in un tag input type file, poterlo tranquillamente poi prendere e fare l'upload direttamente da PHP. $env invece è una variabile super globale molto utile, che ha senso magari anche dargli uno spazio a parte dove vengono messe tutte le variabili d'ambiente una volta che noi lanciamo il nostro script. Le variabili d'ambiente non sono nient'altro delle chiavi valore che vengono associate all'interno dell'ambiente in cui gira il sistema. In ogni ambiente saranno diverse, quindi da voi in locale quando fate girare lo script avranno determinati valori, staging o in produzione gli verranno dati altri valori. Sono molto utili quindi per quei parametri che in base all'ambiente che devono far girare cambiano il loro valore. La $session ci permette appunto di gestire quella che è la sessione dell'utente. Una sessione viene registrata all'interno del browser come istanza, evita di farci salvare all'interno di $session tutti i parametri che vogliamo, tutti i valori che vogliamo, e vengono condivisi soltanto con la persona che si è connessa in quel determinato momento. Viene sicuramente utile per salvare cose base, come ad esempio può essere un carrello temporaneo all'interno di un e-commerce, dei valori base, fra cui anche l'utenza che si è loggata. Questi sono tutti valori che tanto rimangono temporanei, a un certo punto vanno in expire, scadono e vengono cancellati in automatico. E con questo abbiamo fatto un intero elenco delle variabili super globali che PHP ci dà a disposizione. Spero che il video comunque sia utile e che vi dia la possibilità di avere almeno un minimo di quello che effettivamente già PHP ci propone come valori già automaticamente compilati, e sapere almeno che esistono. Sicuramente questo già aiuta ad avere una percezione maggiore di quello che poi può essere utile per risolvere un determinato problema che avete davanti. Altro? No, stavo pensando. Scrivetemi nei commenti se avete degli argomenti in particolare che vi possono interessare, che possono essere utili per chiarirvi le idee, e avrò modo almeno di segnarmelo e organizzarmi per farlo. Ci vediamo al prossimo video.